e gli angeli stanno a guardare. Non proprio. In questo caso suonano. Oggi il vento ci porta a Montanaro, nel Canavese, a 25 km da Torino, dove si trova uno degli strumenti musicali più interessanti d'Europa. È infatti l'unico ad avere ben 15 statue di putti sonanti. L'organo viene costruito nei primi anni dell'Ottocento dai fratelli organari Giovanni e Giacinto Bruna, ma nel corso degli anni viene rimaneggiato più volte. Dello strumento originale rimangono la cassa, un buon numero di canne, tra cui quelle di facciata, e le statue dei putti. Per capire meglio le potenzialità di questo particolare registro ad ancia, ne abbiamo parlato con un grande interprete, il maestro Walter Savan-Levé. Inizialmente questi putti non erano come li troviamo oggi, come li abbiamo sentiti oggi, che sono 15, ma secondo delle illustrazioni, delle testimonianze scritte, c'erano 4 putti che non erano fatti inizialmente per far suonare una melodia intera, ma erano delle trombe di sostegno armonico, 4 trombe di sostegno armonico, forse in Do, Sol, Re o La. Il registro dei putti sonanti è costituito da trombe orizzontali, particolari canne di forma conica che suonano grazie alla vibrazione di un'ancia di ottone. Per il massimo realismo, l'ancia è posta dentro la bocca dell'angelo, che impugna la tuba esattamente come se si trattasse di una vera tromba. Le trombe orizzontali venivano proprio inserite per la prima volta nella scuola iberica, parliamo del 1600, fine del 1500, inizi 600. E probabilmente dalla Spagna sono giunte dal Mediterraneo, che praticamente è il mare infinito degli incontri, dove tante culture si uniscono e interagiscono anche oggi tra di loro. Dalla Spagna venivano importate fin qui queste trombe orizzontali, come anche altri registri da altri paesi. Gli stessi Bruna avevano a loro volta importato da altri paesi dei registri per introdurli nel nostro territorio. Parliamo di Alice Castello, parliamo di Chiaverano. L'organo di Chiaverano ha delle trombe orizzontali di tipo spagnoleggiante, no? Molto brillanti, molto squillanti. Lo strumento viene completamente ricostruito da Giacomo Vegezzi Bossi nel 1872. L'organaro torinese elimina gran parte delle complicazioni e delle fantasie realizzate dai Bruna, tra cui i putti sonanti. Come avviene nella buona parte dei casi, con l'avvento del cecilianesimo, quindi siamo nella fine del 1800, tra il 1870 e l'inizio del 1900, e molti strumenti di origine ottocentesca sono stati hanno avuto un cambiamento radicale, quindi sono stati tolti quei registri che originariamente erano ispirati dalla tradizione delle bande militari, quindi i registri spezzati, le trombe, l'ottavino, i campanelli, i timpani, il rullante, i piatti, tutti quei registri che facevano parte della tradizione ottocentesca, che per le convenienze erano praticamente considerati, tra virgolette, profani, come anche queste trombe sui putti. Allora veniva riscoperta anche un po' la musica del passato molto più lontano, quindi Frescobaldi, Bach, Vivaldi, tutta quella musica collegata più strettamente alla liturgia. Le statue di misura più grandi sono paragonabili all'altezza di una persona, o almeno paragonabili alla mia. Oltre 40 metri di condotti convogliano l'aria dal sommiere, che è posto dentro l'organo, sopra le tastiere, alla bocca degli angeli. I putti sul parapetto della cantoria la ricevono da una scatola piatta e allungata che passa nel pavimento sotto la pedaliera e poi lungo la cantoria stessa, dividendosi all'incrocio di ogni statua. Dietro la schiena dei putti sulla cassa c'è un portavento che prende l'aria direttamente dal sommiere.
Praticamente il pedaletto che fa funzionare i putti, se riesci a vedere il mio piede destro, è questo. Si tira giù e praticamente i putti suonano. Così i putti sono scollegati. Sulla prima tastiera si trovano i putti, sono collegati al grandorgano, che è il manuale inferiore. Non sappiamo quali note suonassero in origine, però si può dire con certezza che le proporzioni delle canne si sposano bene con le dimensioni dei putti. Durante l'ultimo restauro degli anni 90 si è pensato di assegnargli una scala cromatica che va dal Re3 al Mi4 della prima tastiera, per un totale di 15 note. Allora partiamo dal Re 3, che è questo tasto, quindi facendo tutto questo percorso arriviamo fino al Mi4, che è questo tasto qui. Quindi facendo tutta la scala cromatica abbiamo 15 note dal Re 3 al Mi4. Però questi putti suonano l'ottava grave. Suonano all'ottava grave, sono di 16 piedi. Sì, come se fossero praticamente non dal Re 3 al Mi4, ma dal Re 2 al Mi3. Dato che la direzionalità del suono è originata su un fronte molto ampio, i putti creano un effetto stereofonico di grande impatto. Dopo un silenzio durato più di un secolo, ora possiamo ascoltarli nella loro magnificenza. Questi putti possono anche essere usati anche come registro solista, accompagnato da un semplice principale da 8 nei bassi, per esempio, oppure anche rinforzato con la tromba 16. Possono anche essere usati come registro di rinforzo con tutto il ripieno e tutti i registri da concerto, trombe, flauti inseriti. E aiutano a rendere il suono dell'organo più scalinante. Aiutano a dare più luce e più luminosità all'organo. Adesso ascolteremo praticamente tutto l'organo alle prese con una piccola marcia di Vincenzo Antonio Petrali.